Ciao a tutti cari amici, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Con il video di oggi andremo a vedere i movimenti energetici affettivi per i single per il mese di maggio e andiamo subito con il segno del cancro. Come ricordo sempre ragazzi, le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi semplicemente prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse risuonare proprio nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Sotto poi, nella descrizione del video, trovate il link ad un video che spiega come unire il significato di più oroscopi. Trovate il link al corso di tarocchi di livello intermedio che inizierà a maggio. Trovate il link a un video che vi spiega di che cosa parla tutta la sezione degli abbonamenti e trovate anche la mia email nel caso vogliate contattarmi. Allora, cari amici del cancro, cominciamo con un cavaliere di pentacoli, un 5 di spade, il giudizio al contrario e abbiamo la carta del carro. Bene. Allora, questo cavaliere di pentacoli potrebbe essere una persona intorno a voi, magari siete voi per qualcuno, dipende sempre dalla situazione personale che avete, però ho come la sensazione che ci sia la necessità di muoversi in un certo senso in questo periodo. Se per caso non siete voi ed è un'altra persona, può essere una persona che non sia, diciamo, nelle dirette vicinanze, ecco. Abbiamo poi un 5 di spade. Il 5 di spade è una carta che parla di confusione mentale, di lotte interne e magari anche esterne. Quindi diciamo che verso la metà di maggio potrebbero esserci delle discussioni con qualcuno o appunto semplicemente delle questioni che vi creano conflitto interno. Abbiamo poi anche questo giudizio al contrario, ragazzi. Il giudizio normalmente è una carta che parla di risveglio spirituale, di presa di consapevolezza. In questo caso è al contrario, quindi è come se verso la fine di maggio ci fosse proprio qualche cosa che non vi sarà chiaro, diciamo. E terminiamo con la carta del carro, che è una carta di viaggio in realtà, di spostamento, di movimento. Quindi è anche una carta che parla di qualcuno che ha effettuato una scelta. Andiamo a vedere con i mini tarocchi nello specifico. Andiamo a vedere questo cavaliere di denari. Ok. Abbiamo un 4 di pentacoli, il mago, un re di pentacoli e un 3 di coppe. Allora, ho come la sensazione che questo cavaliere di denari sia una persona esterna, sia una persona che però non, diciamo che non è disponibile al 100% per voi. Perlomeno questa è la realtà, diciamo, di inizio mese. C'è un 4 di pentacoli che parla di un attaccamento. Io credo che qui qualcuno sia attaccato all'idea di iniziare una relazione con questa persona, che magari adesso è ancora solo una conoscenza, però ho come la sensazione che questa persona non sia tanto facilmente raggiungibile. Se per caso non aveste proprio nessuno, vi dico che all'inizio di maggio potrebbe entrare qualcuno, ragazzi. Magari non è una persona che faccia dei movimenti chiari nei vostri confronti, però sì una persona, diciamo, disponibile. Andiamo a vedere il 5 di spade. 3 di pentacoli al contrario e la carta del mondo. Di nuovo, la carta del mondo è una carta che parla di viaggi, di trasferimenti, di spostamenti. Può essere che qui ci sia da parte di qualcuno la volontà o il piacere magari di creare un progetto con questa persona. Tale progetto potrebbe essere appunto un viaggio, potrebbe essere, non lo so, magari un progetto lavorativo, potrebbe essere un progetto di volontariato, mi dicono, magari per qualcuno risuona.
Datemi ancora una carta per il 3 di pentacoli. Fante di spade. Ragazzi, ho come la sensazione che qui ci siano delle grandi idee, ma sia difficile metterle in pratica. Può essere che tutti questi conflitti del 5 di spade, tutti questi dubbi, diciamo anche così, ehm, siano dovuti dal fatto che non sapete bene come procedere, magari in questo tipo di progetto, in questo tipo di viaggio. Andiamo a vedere il giudizio. Abbiamo un 2 di spade, il papa e il fante di bastoni. Un altro fante, ragazzi. Allora, qui c'è qualche cosa che sicuramente non vedete, di cui non siete consapevoli, perché avete sia il 2 di spade che la carta del giudizio al contrario. E avendo il Papa, vi dico, può anche essere qualche cosa, perché avete sia il dubbio, diciamo, sulla scelta qui e il carro è la scelta quando è avvenuta, diciamo. Quindi può essere che verso la fine del mese siate nella necessità di prendere una decisione in riferimento a questa persona. Diciamo che quando c'è il Papa si può parlare di qualche tipo di accordo, contratto più nello specifico, o semplicemente potrebbe anche trattarsi di un mediatore, di qualcuno che cerca, diciamo così, di illuminarvi, se vogliamo, il cammino o comunque di darvi un aiuto per rendervi più chiare le idee che con questo 5 di spade sono un po' tutte aggrovigliate. Andiamo a vedere il carro. Il sole, fante di coppe e 2 di bastoni. Allora, pare che alla fine del mese riusciate ad uscire da quest'impasse di metà mese, da questo blocco, da questo dubbio, diciamo così, di metà mese. Abbiamo la carta del sole che è una carta di espansione, di prosperità, di crescita e a quanto pare, ragazzi, qualcuno potrebbe farvi un'offerta, potrebbe farvi una proposta. Con questo fante di coppe può essere anche qualcuno che viene a farvi delle scuse. E da lì in avanti c'è questo 2 di bastoni che con il carro mi dicono che ragazzi si va verso qualche cosa di più positivo, mi viene da dire. Si inizia a guardare al futuro con più prospettiva, con più ottimismo. Quindi, allora, se avete qualcuno, magari una conoscenza o semplicemente una persona che gira intorno a voi che ancora non è chiaro che abbia interesse nei vostri confronti, vi dico che le cose potrebbero essere un po' confuse all'inizio, ehm, perché questa persona fondamentalmente non fa grossi passi in avanti, quindi voi fate un po' fatica qui in questa zona della lettura a vedere le reali intenzioni di questa persona, ma verso la fine del mese sarà tutto più chiaro, ci sarà come una sorta di espansione. Se invece la persona è qualcuno che magari è impegnato, vi dico che questo vi creerà dei dubbi su quello che, cioè per quello che riguarda che tipo di relazione o che tipo di crescita può avere il frequentare questa persona, la relazione in sé con questa persona? È come se ci fossero dei dubbi, tipo, ok, questa persona è impegnata, però sto bene, però che cosa faccio? Mi infilo lo stesso in questa relazione, aspetto che ci siano dei movimenti, diciamo, più grandi, più elevati, quindi magari un mediatore, appunto, potrebbe essere un terapeuta con il Papa, però comunque verso la fine, ragazzi, è come se la scelta, se la decisione venisse presa. E vi dirò che potrebbe anche esserci l'altra persona che vi dà una mano a scegliere, nel senso che vi parla con questo fante di coppe, potrebbe essere proprio qualcuno che viene verso di voi. Ehm, nel caso non abbiate nessuno, ragazzi, io qui sento che allora, ci sono tante figure, tanto per cominciare, un sacco di fanti, ci sono 3 fanti. Quindi potenzialmente
potrebbero esserci delle persone che entrano nella vostra vita, adesso dipende anche poi dall'età che avete. Però se all'inizio del mese, diciamo, non siete tanto convinti di una o due persone, sento che alla fine del mese prenderete una decisione, andrete verso una direzione, ok? Perché appunto il carro è quella carta che vi permette di andare oltre, come vi posso spiegare? Sì, di effettuare una scelta con successo, di andare oltre, di muovervi sia a livello fisico, quindi magari potrebbe essere un viaggio. Ve lo ripeto perché ho anche il mondo qui, eh. Quindi per molte persone si tratta di organizzare magari anche solo un fine settimana fuori insieme, però è un qualche cosa che vi muove, o a livello appunto ideologico o a livello fisico, però con il carro alla fine del mese c'è un movimento, c'è un cambio. Va bene, andiamo a vedere ancora un oracolo. Vediamo cos'altro vi vogliono dire. Carta numero 33, numero doppio, cercatelo. E parla proprio di aprire cicli. Qui dice aprire cerchi, però intende aprire cicli. E parla anche di protezione, quindi probabilmente avete bisogno di lavorare sulla protezione sia diciamo fisica sia energetica. E parla anche quindi di rituali. Ci sono dei più che rituali, in questo caso mi sento di dirvi, ci sono proprio delle meditazioni che vi aiutano a proteggervi a livello energetico, e parla anche di lezioni di vita. Vi ricordo che comunque avete la carta del giudizio e la carta del Papa, quindi. mm. Bene, amici del cancro, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura sia stata utile. Fatemelo sapere con un like, con un commento, con la condivisione. Eventualmente, se volete supportare il canale, potete anche lasciare una donazione, abbonarvi. Vi ricordo che per la sezione degli abbonamenti ho pubblicato un video che trovate sotto nella descrizione e vi spiega come funziona, e i video degli abbonati escono il sabato. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! Benvenuti anche gli amici dello Scorpione. Andiamo a vedere anche per voi quale sarà il movimento energetico per il mese di maggio 2023 per quello che riguarda le relazioni di coppia. Come dico sempre ragazzi, le letture sono generali, sono collettive, quindi è facile che non risuoni tutto. Prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse risuonare nulla o se volete completare il messaggio, potete ascoltare ascendente, segno lunare o Venere. Sotto poi nella descrizione del video trovate il link ad un video che è una guida che vi spiega come unire il significato di più oroscopi. Trovate il link al corso di tarocchi di livello intermedio che inizierà a maggio. Trovate anche un video che vi spiega di che cosa parla tutta la sezione degli abbonamenti, e sempre nella descrizione trovate anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi. Partiamo con un 8 di pentacoli al contrario, un 5 di spade, un asso di coppe e un cavaliere di pentacoli, ragazzi. Allora, devo dire che con questo 8 di denari al contrario è come se ci fosse qualche cosa di un po' complicato a livello di quotidianità all'inizio di maggio. Può essere che siate assorbiti parecchio dal lavoro, ma comunque c'è un qualche cosa che vi fa, diciamo così, vi porta fuori dalla vostra routine. E difatti poi abbiamo qui anche questo 5 di spade, come se ci fosse qualche questione che vi sposta a livello mentale, appunto. E il 5 di spade vi ricordo che è sempre una carta che parla di confusione mentale, è una carta che parla di lotte interne, quindi lotte mentali fondamentalmente, ma nel caso fosse con qualcun altro, sono quelle discussioni sterili, che non portano a niente, che drenano, ma non si arriva mai a una soluzione del problema. Adesso poi andiamo a vedere meglio con i mini tarocchi di che cosa si tratta. Abbiamo poi anche questo bellissimo asso di coppe, un cavaliere di denari, quindi vi dico che potrebbe essere molto facile che verso la fine di maggio inizi una bellissima relazione con qualcuno. L'asso di coppe è sempre appunto un inizio, un nuovo amore, un innamoramento,
la nascita di una relazione. E poi appunto abbiamo questo cavaliere di pentacoli che, ragazzi, potrebbe proprio essere la persona in questione. Andiamo a vedere con i mini tarocchi. Wow, abbiamo cavaliere di bastoni e 8 di bastoni. Interessante, quindi può essere che questa quotidianità cambi perché magari qualcuno che stavate sentendo fino a questo momento, diciamo, cambi il modo di comunicare con voi, perché con l'8 di bastoni al contrario la comunicazione diventa difficile. Oppure diventa, guardate, per qualcuno, se per esempio l'altra persona sta viaggiando per lavoro, può anche essere che non ci sia la connessione internet. Andiamo a vedere il 5 di spade. Abbiamo un 6 di spade. E il mago al contrario, ragazzi. Qui sì, aria di credenze limitanti Cicova. Si dice gatta Cicova. Perché abbiamo un 6 di spade che vi dice proprio di allontanarvi da certe idee e con il mago al contrario il 5 di spade. Ragazzi, credo che qualcuno, insomma, stia tentando di confondervi le idee. Quando ci sono queste due carte, soprattutto quando c'è il mago al contrario, si può parlare di manipolazione. Considerato che abbiamo anche un 6 di spade che è qualcuno che si deve allontanare da vecchie credenze che non servono più, direi che sì, avete bisogno di fare un po' di pulizia a livello mentale. Datemi un'altra carta o un paio. 7 di coppe, asso di bastoni. Facciamo così. Tanto oggi sono solo 4 carte, c'è spazio. Asso di bastoni, 2 di pentacoli e 9 di spade. Sì, è proprio che c'è qualcuno qui che ha delle idee in testa, che però vi ricordo che con il 7 di coppe potrebbero essere semplicemente illusioni e ho come la sensazione che avere troppe possibilità o troppe idee in testa vi crei un certo tipo di alto e basso, un certo tipo di disequilibrio. Andiamo a vedere l'asso di coppe. Devo anche dire, ragazzi, che avendo questo asso di bastoni è facile che verso metà mese incontriate qualcuno. Se per esempio questa persona, perché qua sono due carte al contrario, quindi può anche essere che per qualcuno cessi la comunicazione con questo cavaliere di bastoni. Quindi se così fosse, è come se qui si iniziassero, diciamo così, per certi versi, a darsi, ad avere delle possibilità. È vero che c'è il mago al contrario, ma ho come la sensazione che siate voi che un po' vi incastriate da soli nei pensieri. Probabilmente c'è qualche tipo di condizionamento mentale dovuto all'infanzia. Vi faccio un'ipotesi per farvi capire. Se siete cresciuti in una famiglia dove era la moglie, la donna, che faceva tutto in casa, vi faccio un esempio come un altro, per esempio, qui si tratta di togliere queste credenze limitanti antiquate, perché magari una volta era valida questa cosa perché le donne non lavoravano, mentre adesso, il giorno d'oggi, dove le donne lavorano tanto quanto gli uomini, è anche giusto che in casa ci sia collaborazione, insomma, che ognuno faccia il suo. Ecco, ho fatto un esempio come un altro, però è per farvi capire che bisogna riformulare certi pensieri, certe idee che comunque non vi fanno star bene. Ripeto, c'è comunque un asso di bastoni. Io credo che qui a metà maggio incontrate qualcuno che vi porti un attimino fuori, cioè che vi faccia, come vi posso dire, vi faccia vivere questi alti e bassi di cui parla il 2 di pentacoli. Andiamo a vedere un'altra carta per l'asso di coppe. Scusate. Allora, per l'asso di coppe, che è la carta dell'innamoramento, abbiamo due carte al contrario. Una è il 6 di bastoni e l'altra è il 3 di bastoni. C'è qualcosa che potenzialmente potrebbe iniziare, ma ho come la sensazione che siate voi a non lasciarvi andare. Probabilmente per questo 9 di spade e questo 2 di pentacoli. Il 9 di spade è una carta che vi dice che state vivendo ancora nel ricordo del passato, però in realtà non c'è più motivo di preoccuparsi. Ed è per quello che qui non riuscite, probabilmente anche con questo 3 di bastoni al contrario, ad aver fiducia un po' nell'altro e in quello che si può aprire con l'altro, quello che potrebbe arrivare con quest'altra persona.
Andiamo a vedere il Cavaliere di Pentacoli. Wow, ruota della fortuna. E Fante di denari al contrario, Fante di bastoni, scusate, al contrario. Ragazzi, devo dire che il Cavaliere di Pentacoli è sempre una carta che indica una certa lentezza nella progressione, nel progredire. C'è però una ruota della fortuna, ma datemi un'altra carta per questo Fante di bastoni, per piacere. Sacerdotessa al contrario. Dunque, ho come l'idea che qui abbiate bisogno di cambiare qualche vostro atteggiamento. Qui avete la sacerdotessa al contrario, è come se non vi ascoltaste, è come se mancasse qualche cosa, diciamo una componente di ricettività, anche di passività. Tenete presente che questa è un'energia molto lenta, mentre la ruota della fortuna è un acceleratore delle energie. ehm, e qui ho come la sensazione che vi dicano di pensare un pochettino di più a voi stessi. mm? Per riuscire, diciamo, ad uscire da questo momento di mm, confusione mentale piuttosto che di senso di fallimento, perché magari le cose con questa persona non sono andate come voi avreste voluto, però ecco, siete un po' così, diciamo, giù di corda, di conseguenza anche questo possibile inizio che ci potrebbe essere dalla metà di maggio in avanti, sarà un inizio un po', tra virgolette, deboluccio, ma perché voi non darete il giusto peso alla persona, non darete il giusto peso a quello che sentite. Avere la sacerdotessa al contrario indica che non vi ascoltate, che non siete connessi con il vostro sé superiore. Quindi il consiglio qui è di prendervi magari un momento, anche attraverso le meditazioni, se vi piace meditare, e entrare in ascolto di quello che sono le energie che potrebbero entrare. Perché è come se aveste un'idea rispetto a questa conoscenza che avete avuto e quindi qui avete bisogno prima di pulirvi da quello che è stato, diciamo, la tossicità o la poca onestà o quello che c'è stato di doloroso nella conoscenza con questa persona per poi poter iniziare a credere in quello che è una potenziale relazione con questo Cavaliere di Pentacoli, ok? Andiamo a vedere un oracolo. 2. Carta numero 30. Sì, qui ragazzi è un po' quello che vi dicevo qua, no? Avete bisogno di alleggerire il cuore, di gentilezza, di ascoltarvi. Qui parla anche di sensualità e ha senso perché ehm, la sacerdotessa è collegata al secondo chakra come arcano. Ehm, e parla anche di quello che è il desiderio sessuale che qui avete con questo asso di bastoni. Quindi è come se ci fosse qualcosa che reprimete. E questa carta vi dice di permettere al vostro cuore di esprimervi. Poi abbiamo la carta numero 2 e parla di amuleti, di fortuna, di protezione, di averi, doti, doti. Guardate, avendo queste due carte, perché guardate, questo è un 2 e la sacerdotessa è un 2. Può essere che qualcuno qui, permettendosi di ascoltare il cuore, inizi a sviluppare delle doti di percezione psichiche, doti psichiche intendo. Cari amici dello Scorpione, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, potete farmelo sapere con un like, con un commento, con una condivisione, se volete supportare il canale potete lasciare una donazione, da oggi potete anche abbonarvi e la sezione degli abbonamenti ve la spiego nel video che trovate sotto nella descrizione, quindi lì vi spiego un po' di che cosa tratta tutta la parte degli abbonamenti. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! Benvenuti anche agli amici dei pesci, anche per voi andiamo a vedere le energie disponibili per l'amore, per diciamo, il settore romantico per maggio 2023. Ragazzi, come dico sempre, le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi semplicemente prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo.
Se non dovesse risuonare nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Sotto nella descrizione poi trovate il link ad un video che vi spiega come unire il significato di più oroscopi, che è proprio una guida. Trovate il link al corso di tarocchi che inizierà a maggio 2023. Troverete anche il link a un video che vi spiega di che cosa tratta tutta la sezione degli abbonamenti e trovate anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi. Ragazzi, partiamo con la torre. Torre, 5 di coppe, mago e 9 di coppe. Direi che l'inizio di maggio si prospetta alquanto impegnativo. Con questa torre, questo 5 di coppe al contrario, per certi versi è come se doveste lasciare indietro qualche cosa. Tenete presente che quando c'è la torre è un momento di reset. Può essere un vostro momento di reset, ma non credo. Cioè è più una decisione che dovreste prendere, secondo me, o di lasciarvi indietro qualcuno, o di lasciare indietro una sofferenza legata a qualcuno. Magari solo siete single da molto tempo e avete ancora un'idea attaccato, per esempio, al vostro ex, a quello che vi ha fatto, a quanto avete sofferto. Siete attaccati ancora all'idea di quello che avete perso, alla perdita, diciamo, perché qui comunque avete un 5 di coppe. Adesso poi lo andiamo a vedere meglio con i mini tarocchi che riesco a essere più specifica, però tendenzialmente c'è un po' di malinconia, mi viene da dire, un po' di tristezza nella prima parte di maggio. Mentre poi nella seconda parte di maggio le cose magicamente cambiano perché abbiamo il mago e il 9 di coppe, quindi succederà qualche cosa, adesso poi ripeto lo andiamo a vedere con i miei tarocchi, però succederà qualche cosa che vi darà la possibilità di iniziare un nuovo tipo di percorso. Quando c'è la carta del mago è un 1, quindi è sempre un nuovo inizio, ed è una persona che, cioè è un'energia che letteralmente prende l'energia pesante della torre e la trasforma in qualche cosa di prezioso. E guardate, terminiamo poi con un 9 di coppe, che è una carta di appagamento, è una carta di grandi risultati, è una carta di abbondanza, è una carta anche di sogno compiuto proprio. Andiamo a vedere la torre al contrario. 6 di coppe e imperatrice. Qui può esserci una situazione familiare in mezzo, qualche cosa che magari includesse dei bambini o per qualcuno la capacità di diventare madre. Fatemelo sapere nei commenti. Andiamo a vedere questo 5 di coppe. Sì, infatti è legato a una persona. Sì, ragazzi, io credo che qui nella prima parte di maggio ci sarà un po' di malinconia legata ad una persona. Può essere una persona che vi ha illuso, una persona che non c'è più, nella vostra vita, intendo, o che vi ha comunque creato questo 5 di coppe, perché 5 di coppe è una perdita di tipo affettivo, quindi è un vuoto affettivo, diciamo. Però è come se in realtà non è tutto perso con questo 5 di coppe, avete perso un'occasione, ma ce ne sarebbero tante altre in arrivo e c'è anche un cavaliere di bastoni in arrivo. Andiamo a vedere il mago. Wow! Ragazzi, vi approssimate a guarire con questo 4 di spade il 5 di coppe. 4 di spade è una carta che vi consiglia, vi invita anche eventualmente a prendervi un tempo al di fuori della vostra realtà, quindi chi lo sa, magari un fine settimana, però abbiamo poi un bellissimo 2 di coppe, quindi per molte persone si prospetta proprio un nuovo inizio, una nuova conoscenza. Andiamo a vedere il 9 di coppe. Wow! Sì, sì, ragazzi. Allora, qui sicuramente per molte persone ci sarà un incontro con qualcuno, potrebbe essere questo re di bastoni. Fate attenzione perché qui siete voi che fate fatica a comunicare, probabilmente siete talmente tanto toccati dalla prima parte di maggio, arrivate anche un po' drenati, che alla fine del mese ci sarà un po' di difficoltà, se vogliamo, nella comunicazione, o il lasso di spade, se non è proprio una difficoltà di comunicazione, può anche significare che qualche cosa viene a galla. E potrebbe essere qualche notizia che vi dà insomma la sua soddisfazione, perché
alla fine poi qui abbiamo un bellissimo 9 di coppe. Quindi ragazzi, è facile che le cose cambino, cioè veramente c'è un abisso, dall'inizio del mese alla fine del mese c'è un abisso. Andiamo a vedere ancora un oracolo, vediamo che cos'altro vi vogliono dire. Però potenzialmente diciamo che verso metà mese potrebbe esserci un incontro particolare. Guardate di nuovo l'asso di spade. Wow, e questa carta, che è una carta numero 16, parla di telecinesi. Wow! La telecinesi è diciamo, la lettura del pensiero. La lettura anche delle vibrazioni, se vogliamo. Questa carta parla di influenze, di potere, di controllo e di ostacoli, ragazzi. Allora, guardate, ve la metto qua all'inizio vicino alla torre. E poi abbiamo la carta numero 3. Che bella questa carta! E parla di espansibilità, scusate, di espansione, di stabilità. Le ho fatte, di due parole ne ho fatta una. L'eremita, quindi una fase di isolamento per rigenerare le vostre pile. Non è solo per rigenerarvi da un punto di vista fisico, quando c'è il 4 di spade è proprio una rigenerazione che ha bisogno di esserci da un punto di vista sia emotivo che mentale. È proprio un riequilibrio psicofisico quello di cui avete bisogno. Però comunque sta di fatto, ragazzi, che qui è una carta di benedizione, ok? Come se vi dicessero state tranquilli perché è un passaggio obbligato, è un passaggio benedetto. Cari amici dei pesci, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura sia stata utile, fatemelo sapere con un like, con un commento, con una condivisione. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!